Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo qui all'aperto e voglio presentarvi questa nuova bicicletta DYU, una bicicletta che dopo andremo a vedere con delle caratteristiche molto particolari ed è una bicicletta che io sono appena tornato adesso, siamo andati a fare un giretto questa mattina, abbiamo fatto ben 33 km e per chi non è abituato a fare 33 km in bicicletta non è stata così semplice. E cosa posso dirvi? Ve la porto sporca così perché voglio farvi vedere che questa bicicletta è stata utilizzata, ce l'ho da circa una settimana, però oggi è stato il primo giro di prova bello lungo. Queste sere qua abbiamo provato un attimo, sì, l'accelerazione, vedere come va, come non va, che dopo andremo a vedere come mai. È una bicicletta elettrica, quindi abbiamo un aiuto dal nostro motore che è posto qui dietro c'è il nostro motore, ok? Che lui perché questo ha un sensore di coppia qui, quando sente lo sforzo va ad aiutarmi la mia fatica che sto facendo in quel momento là con le gambe, quindi mi aiuta e mi trascina fino a che velocità? Fino a 25 km/h. Poi la velocità viene bloccata. Dopo, logico, se voi avete gambe potete anche fare più di 25 km/h, potete farne anche 30, 40, dipende sempre dalle vostre gambe, ma l'aiuto è fino ai 25 km/h, perché questo dice la normativa italiana. In più viene venduta anche, arriva assieme a un kit che è un piccolo acceleratore che adesso vi faccio vedere, basta metterlo su, collegarlo e si può usare veramente come uno scooter elettrico, però per la normativa italiana non si può fare, quindi se lo fate fatelo solo sulle strade private, non sulle strade pubbliche. Quello io vi consiglio di non farlo perché già l'aiuto che vi dà la bicicletta quando lo sforzo è veramente minimo. Bene, perché è così particolare questa bicicletta? Innanzitutto perché la si può piegare e quindi potendola piegare potete metterla dove volete ed è molto semplice e adesso vi faccio vedere. Adesso proviamo a piegarla assieme. Praticamente prima di tutto bisogna premere questo ganzetto qua blu, rosso, che vedete qua, lo apro così, questo lo piego in questo senso qua, il manubrio, e lo metto qua. Poi posso prendere questo pedale qua e piegarlo in modo che mi occupi ancora meno spazio, vedete? Qui c'è una leva, io tiro e lui si piega. Qua c'è un'altra sicurezza che va tirata così, va aperto fino a quando appoggia perfettamente sul gommino che c'è qua, eccolo qua, e poi inizia a piegarla. Bisogna togliere il cavalletto, io la giro così, wop, e il gioco è fatto. Qui sotto, come vedete, qui ha una poggia, che voi lo mettete là così e lei si appoggia sul pavimento, se abbiamo un pavimento. E questa è la misura della mia bicicletta, una volta piegata. Questo è lo spessore, questo pedale qua posso piegarlo anche questo, quindi molto semplicemente piego questo e questo è lo spessore. Eccola qua la nostra bicicletta. L'unica cosa è che comunque pesa 22 kg, non è un peso piuma ma non è neanche pesantissima perché comunque la puoi prendere. Per aprirla apri questo, fai così, questo va sempre appoggiato qua sul gommino, chiudo e lui si blocca da solo. Tiro giù il cavalletto, eccoci qua, ritiro su il mio bel manubrio, lo metto qua e è agganciato e il gioco è fatto. Sistemo i pedali, questi basta tirare la levetta e loro si sistemano, e questo qua, la bicicletta adesso è ripiegata e pronta per l'uso. Più che altro come è fatta la nostra bicicletta, è una bicicletta normalissima come vedete, a parte che si piega. Qui abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti, eccolo qui, vedete qua abbiamo il cambio, questa abbiamo la levetta per alzare, questo per abbassare le marce. Poi abbiamo l'accensione, ecco qua avrei una critica da fare perché io tengo acceso così, devo aspettare 3 secondi ma non ho nessun beep e nessun diciamo segnale che è stata accesa la bicicletta. Devo andare un po', devo aspettare perché se poi voglio spegnerla tengo premuto 3 secondi e poi lei si spegne. Allora noi abbiamo fatto 33 km come vi dicevo e guardate la batteria è ancora piena, che avete visto che è al massimo. Qui abbiamo il nostro campanello, comunque non è elettrico ma si sente bene. Se voglio accendere il faro davanti, un clic qua davanti e il faro mio si accende. Ed eccolo qua. Vedete che il faro si è acceso, basta un clic, però
la bicicletta deve essere per forza accesa, altrimenti non si accende. Per quello posteriore invece, che è questo qua, non abbiamo una batteria all'interno e poi lo posso accendere da questa levetta qui. Vedete, posso farlo lampeggiante a due posizioni, o questo fisso o questo lampeggiante. Voglio farvi vedere anche alcuni particolari che ha questa bicicletta qua, come questo qui, che comunque è un paracambio. Vedete come è fatto il cambio. Qui abbiamo il nostro cambio Shimano Tonnery 7 rapporti, eccolo qua. Cambio fulmineo, veramente non ti accorgi quando ci sono i cambi. Quello che vi ho fatto vedere prima, che si può piegare il nostro pedale, tiro questa leva, vedete che lo piego. Anche qui tutto con i cartarinfrangenti, sia nei pedali, sia qui dietro, sia nei nostri cerchi in lega, e anche qua vedete che il cerchio è sempre in lega nero. Vedete che è impolverata adesso perché appunto l'abbiamo utilizzata. Poi volevo farvi vedere anche la particolarità che non si vedono nessuna saldatura. Questo è tutto in lega di magnesio, quindi abbiamo la bicicletta che non vedete una saldatura, e questo vuol dire anche stile e anche comunque robustezza in più. Ecco, se devo fare poi c'è la sella che, come vi dicevo, è ammortizzata, perché adesso non va giù col peso, ma credetemi che è ammortizzata, e si può anche regolare da sotto. Ecco, una critica io farei, perché la sella nera così, ci siamo fermati a mezzogiorno a bere un aperitivo e lasciata al sole 10 minuti sono tornato lì che era veramente bollente, e questo è uno dei difetti. Un altro difetto che ho riscontrato è che non si può regolare il manubrio in altezza, è rigido e va messo così ed è fissato così. Eccoci qua, abbiamo il nostro sensore di coppia, un motore da 250 watt che è posto qua dietro nel mozzo, come vedete, freni a disco da 16 davanti e anche dietro sono meccanici, quindi non abbiamo un freno idraulico. Bene, poi volevo farvi vedere anche questa è la nostra batteria. Per caricarla io ad esempio adesso la lascio su, si mette qui il caricabatterie, ok, e lei si ricarica. Non si vede quando si sta caricando, che qua le luci si accendono e vanno su e giù, resta sempre spento. Nel mio caricabatterie c'è una luce rossa che poi diventa verde quando è carica. Qui sotto abbiamo la chiave, perché se vogliamo rimuoverla la batteria, ad esempio uno vuole portarsela non lo so, magari va al lavoro in ufficio, vuole togliersi la batteria, si toglie la batteria, se la porta su in ufficio, la carica e poi la rimette giù. Come la stessa cosa può essere che uno abita in un appartamento, la bicicletta la lascio fuori, porto su la batteria e me la carico a casa. È rimovibile tranquillamente. Molto bene. E questa è la nostra bicicletta, piccolina e leggera. Allora oggi siamo andati a appunto fare questo giretto. Ho fatto sia strada sterrate, perché abbiamo fatto il 90% di tutta strada sterrata di ghiaia eccetera. Siamo andati a vedere i casoni di caule stupendi, secondo me andate a vederli se avete occasione, in provincia di Venezia. E questa stradina tutta piena di ghiaia comunque non si sentiva niente, non ho mai avuto problemi a dire sto perdendo qualità o stabilità nella strada, mai un problema. E grazie anche all'ammortizzazione della sella, insomma, te lo ripeto, questa sella qua, a parte il colore nero che era caldissima, però per adesso ho fatto 33 km per una persona che non è abituato, e credetemi che io adesso sto veramente molto bene. Bene, allora la bicicletta arriva imballata, tutto quanto con il suo cartone. Dovrete montarla, per montarla ci vuole circa una mezz'oretta, poco più. Ricordatevi prima di tutto prima di mettere sulla ruota, perché la ruota posteriore arriva già inserita dentro la ruota posteriore, anche il cavalletto, anche la luce qui dietro rossa è già dentro. Mentre per quanto riguarda, dovete montare i pedali, dovete montare la ruota anteriore, e prima di montare la ruota anteriore ricordatevi di mettere su, che io ho fatto il contrario, di mettere su il parafango e il fanalino e poi mettete sulla ruota. Io avevo già messo sulla ruota, poi mi sono accorto che mancava il fanalino e il nostro parafango, l'ho messo su dopo, va bene. Stessa cosa anche per il manubrio, guardate sempre di metterlo dritto, e qui abbiamo le nostre viti, vanno tolte e va messo su. E poi che dire, la bicicletta va molto bene, l'aiuto del motore si sente, e si sente e come.
perché dovete fare una salita, dovete fare qualsiasi sforzo, lui ti aiuta tantissimo. Anche adesso qui sono venuto in questo prato senza nessun problema, grazie all'aiuto del motore che ti dà una mano sugli sforzi, ecco. Bene, eccoci qua, allora adesso l'abbiamo accesa, eccoci qua, proviamo a fare una partenza, via, ok? Sentite? Sentite che è accelerato? Adesso io cambio marcia, sto mettendo adesso in settima, adesso sono in settima, ok? Spingo, lei accelera, e questo fino ai 25 km/h, molto molto bene, e perché non c'è nessun sforzo e la bicicletta va tranquillamente e voi potete correre tranquillamente senza fare tanta fatica. Questa è una bella cosa, il vantaggio della bici elettrica. Bene signori, torniamo lì dove abbiamo provato e facciamo le conclusioni, perché di questa bici sono veramente contento. Bene signori, eccoci qua, e che dire, è la mia prima bicicletta elettrica che provo e sono stato veramente contento. Ringrazio DYU che me l'ha mandata, che è anche sponsor di questo video. Se volete acquistarla, se volete vedere il prezzo, se volete delle offerte, guardate il link in descrizione che vi lascio. È un prodotto che secondo me per quello che viene offre tantissimo, anche perché è un prodotto di qualità, avete visto come è rifinita, come è imballata, quando arriva è veramente tutti con i suoi polistiroli, il suo scotch, tutto quello che serve. Ed l'autonomia 30 km ancora piena, dopo non so, farà 50, e non ho potuto provarla con l'elettrico perché, torno a ripetere, qui in Italia non è consentito. Per il resto per me è un'ottima bicicletta ed è molto pratica, perché potete chiuderla e metterla dentro sul bagagliaio della vostra auto e non c'è nessun problema, perché di spazio ne occupa veramente pochissimo. Bene, quindi ringrazio ancora DYU, grazie per avermi dato la possibilità di fare questo video e di aver provato questa bicicletta qua, che è da tanto che desideravo. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, non costa nulla, vi porto sempre novità. Se non vi iscrivete io non vado avanti, dai, per piacere aiutatemi. Fate degli scherzi, no, è importantissimo per noi è importantissimo che premiate il tastino iscriviti e vi iscriviate al canale, perché così andiamo avanti. E poi è gratuito, non costa nulla, basta che premete il tastino iscriviti, iscritto, basta, finita la storia. Signori, grazie a tutti, arrivederci, ciao ciao!